Ciao, vediamo insieme come realizzare un volantino a tema Halloween con Adobe Illustrator, esattamente come questo, dalla progettazione fino all'esportazione per la stampa. Partiamo! Una volta aperto l'interfaccia, clicchiamo sul nuovo file, dopodiché andremo a selezionare il nostro formato, in questo caso andremo nella sezione stampa, dopodiché cerchiamo il formato A5, se vogliamo proprio attenerci alle dimensioni di un volantino. Se non lo troviamo possiamo inserire manualmente 148 mm x 210. Lasciamo orientamento verticale, una tavola da disegno, naturalmente metodo di colore CMYK, quindi la quadricromia per la stampa e 300 pixel per pollice come risoluzione. Possiamo lasciare anche 0 mm come pagina al vivo e clicchiamo su Crea. Ok, organizziamoci un attimo con l'interfaccia, andiamo sul pannello livelli, apriamo il menu laterale, clicchiamo su opzioni pannello e da qui scegliamo come altra una misura più grande per le thumbnail, per esempio 60 pixel, in modo da avere una gestione più comoda di tutte le anteprime dei livelli e sottolivelli. Dopodiché col tasto destro sull'area vuota andiamo a selezionare mostra righelli. Assicuriamoci col tasto destro sui righelli che sia sempre attiva l'unità di misura che abbiamo selezionato in fase di creazione, in questo caso millimetri. Dopodiché spostiamoci in avanti, facciamo uno zoom e andiamo a tracciare le guide 5 mm per lato. Le guide ci aiutano a prevenire tagli e elementi fondamentali della nostra grafica, quindi tutto ciò che inseriremo all'interno di queste guide sarà sicuramente protetto da un eventuale taglio in fase di stampa. Possiamo anche nominare il livello delle guide, appunto guide, ed eventualmente controllarlo con il lucchettino se vogliamo bloccarle, oppure col tasto destro nell'area vuota andiamo a bloccare le guide. Andiamo ad aggiungere quindi un nuovo livello e in questo nuovo livello andiamo a inserire quelli che saranno gli elementi costituenti il nostro volantino, quindi i vari tipi di fonti che utilizzeremo, la palette colori che utilizzeremo e successivamente andremo a inserire poi anche gli elementi grafici. In questo caso utilizzeremo dei file PNG per andare a riempire e a popolare l'area di lavoro, quindi il nostro volantino. Ti lascio in descrizione i vari link da cui puoi scaricare i font utilizzati, da cui puoi scegliere eventualmente l'accoppiata vincente di font da utilizzare e da cui puoi scaricare immagini in formato PNG per il tuo lavoro. Chiamerò questo livello titoli e colori. Così so che in questo livello ci sono la palette colori e i font che utilizzerò. In questo caso, partendo da sopra a sotto, qui ho inserito i font che ho intenzione di utilizzare, anche se sembrano tanti, in realtà sono 3, ma io potrei utilizzarne anche 2, e sono quelli che associerò ai vari titoli, a partire da quelli di presentazione all'inizio, Droid Serif, sia bold che italic, fino al titolo principale del volantino, Comic Queens, un titolo che va un po' a ricordare anche l'esuberanza, se vogliamo, dell'evento, e il titolo poi delle informazioni dell'evento nella parte finale, quindi Work Sans, Extra Bold o altre caratteristiche della stessa famiglia. Queste invece sono le palette colori, mi sono rifatto diciamo così a quelli che possono essere un po' i colori rappresentativi di questa festa e quindi spaziando un po' dall'arancione più scuro, più chiaro al giallo, colori che ricordano un po' alcuni elementi, cioè immagini PNG che andremo poi a inserire in una fase immediatamente successiva. Andiamo ora a inserire il primo livello di sfondo. Costruiamolo, creiamo un nuovo livello, dopodiché seleziono lo strumento penna, parto qui dal centro e vado a disegnare un tracciato come questo. Dopodiché lo seleziono, in questo caso vado ad associare il giallo più chiaro, che viene preso in automatico dall'ultimo colore principale selezionato, dopodiché lo seleziono, lo vado a fare un po' più grande in proporzione con shift click del mouse partendo appunto dagli angoli del riquadro, dopodiché mi sposto nella parte bassa, qui nel punto di ancoraggio iniziale, clicco alt da tastiera e faccio un clic, si aprirà il pannello rotazione. Qui devo andare ad associare appunto un valore di rotazione che potrebbe essere appunto un valore abbastanza basso, tipo questo, 19 gradi, me ne accorgo se mantengo attiva l'anteprima e cliccherò su copia. Ovviamente la rotazione avviene rispetto al punto di riferimento che abbiamo attivato qui con alt da tastiera. A questo punto CTRL o Command D e andiamo a duplicare tutte queste forme lungo il punto di riferimento, in questo modo. Dopodiché vado a selezionare lo strumento rettangolo, disegno un rettangolo che praticamente ricopre tutta l'area di lavoro, dopodiché
Vado a bloccare il livello con i testi e i colori e poi vado a selezionare le figure ruotate e il rettangolo, clicco col tasto destro su crea maschera di ritaglio ed ecco qua. Vado a sbloccare di nuovo il livello titoli e colori, faccio uno zoom in avanti, cominciamo a creare appunto lo sfondo per il nostro volantino. Dopodiché che succede? Creo un nuovo livello, blocco il livello inferiore, anzi prima di bloccarlo lo seleziono, gli do un'opacità magari del 50%, dopodiché lo vado a bloccare. L'opacità gliela do appunto dopo che l'ho selezionato, spostandomi sul pannello dinamico nella parte superiore, nel campo opacità vado a ridurre il valore, blocco di nuovo il livello e mi sposto sul livello nuovo. A questo punto vado a disegnare un nuovo rettangolo, anche qui che attraversa tutta l'area di lavoro, magari lo coloro di nero, un nero grigio topo, un nero scuro, come questo. Dopodiché vado a spostare questo livello al di sotto del livello precedente, vado a creare uno sfondo scuro sotto le figure. Blocco anche questo, faccio un clic sopra e creo un nuovo livello. Ora comincio ad aggiungere alcuni elementi, alcune immagini PNG che ho preventivamente selezionato per questo lavoro. Cominciamo dal livello principale che fungerà da base e da elemento portante per tutti gli altri. Eccola qua, questa immagine la vado a posizionare in corrispondenza dell'inizio e della fine del formato, esattamente in questo modo. Ora la sposto anche un po' più in alto, più o meno a questa altezza, e la vado a incorporare cliccando su incorpora dal pannellino dinamico. Chiaramente mi devo assicurare che l'immagine abbia la larghezza almeno corrispondente alla larghezza del file e quindi del nostro volantino. Dopodiché vado a selezionare lo strumento penna, mi sposto qui nella parte bassa e vado ad aggiungere un riquadro che lo sposterò al di sotto e con lo strumento contagocce gli vado ad associare lo stesso colore dell'immagine che abbiamo caricato, questo per dare una sorta di continuità sullo sfondo. In questa zona andremo a inserire le nostre informazioni specifiche, nella parte centrale, diciamo tendente verso l'alto, andremo a inserire il titolo dell'evento e qui nella parte in alto invece i testi di presentazione. Andiamo a inserire però ancora alcune immagini di riferimento per popolare e arricchire il nostro volantino a tema. Una volta che ho caricato la mia immagine la vado a modificare nelle dimensioni, la posiziono dove voglio che compaia, sempre Shift più click del mouse, dagli angoli del riquadro, dopodiché la vado a incorporare. Chiaramente ogni immagine che vado a incorporare incide sul peso finale del file in fase di esportazione, poi sposto magari l'immagine della zucca dietro il castello e poi la vado a ingrandire un altro po'. In questo modo approfitto appunto della trasparenza delle immagini. Naturalmente posso modificare ancora ulteriormente i colori, come per esempio i colori dello sfondo che ho creato all'inizio, una volta che avrò più o meno inserito anche le altre immagini, in modo da avere un quadro più completo anche dal punto di vista cromatico. Andiamo a inserire adesso anche gli altri titoli. Facciamo un clic qui e aggiungiamo un nuovo livello vuoto. Dopodiché seleziono il primo titolo, anzi il secondo, quello in stile italic, e con Alt e clic da tastiera lo vado a duplicare e portare qua sopra. Chiaramente adesso viene copiato nel livello titoli e colori. Cosa faccio? Lo vado a trascinare al di sopra e lo vado a portare sul livello iniziale. Mi sposto qui nel pannello dinamico, mi assicuro che ci sia l'allineamento a tavola da disegno e lo allineo centralmente rispetto alla tavola. Poi con il contagocce o I da tastiera vado a dare subito un colore, potrebbe essere questo. A questo punto magari vado subito a cambiare i colori dello sfondo per avere già una prima idea di come potrebbe venire. Seleziono quindi questo livello, nascondo momentaneamente il rettangolo in modo che si attivi il colore principale, dopodiché seleziono il contagocce, vado ad associare magari un arancione più scuro, riseleziono e quindi attivo di nuovo il rettangolo, la maschera, e dal livello principale magari vado ad aumentare l'opacità. Ora vado ad attivare il livello dello sfondo nero, lo seleziono e vado ad associare magari un colore diverso che potrebbe essere anche arancione, questo arancione scuro che abbiamo posizionato qui nella palette colori all'inizio. Ora comincio ad avere già una prima impressione della palette cromatica nell'area di lavoro. Seleziono il titolo iniziale e per dare il giusto contrasto lo vado a colorare di grigio scuro. Picciolisco e sempre con l'aiuto dell'allineamento rispetto alla tavola di disegno lo vado a centrare. Questo potrebbe essere un testo di presentazione. Lo vado a duplicare, Alt più clic da tastiera, lo riseleziono e vado a scrivere per esempio presenta, questo in minuscolo, lo centro, poi vado a
spostare il titolo dell'evento principale direttamente al centro, quindi che faccio? Lo copio, faccio un clic sull'ultimo testo e controllo Command V, lo incollo in modo che venga incollato direttamente nella cartella di destinazione, dopodiché lo vado a ingrandire, Shift più clic del mouse e qui potremmo andare a scrivere per esempio Halloween Night. Ora, per dare maggiore risalto, chiaramente dovremmo dargli più luminosità e possiamo farlo magari disegnando un riquadro proprio sotto il testo del titolo principale. Innanzitutto diminuiamo l'interlinea, quindi la distanza tra le due righe. Apro quindi il pannellino carattere e vado a diminuire la distanza, dopodiché appunto creo un riquadro con un colore di contrasto, quindi opposto a quello della scritta, oppure posso attribuire un colore di traccia, sempre giocando però con il contrasto. Potrebbe essere ad esempio giallo. Quindi che faccio? Lo seleziono, doppio clic, apro la tavolozza colori, vado a copiare il codice esadecimale, torno a selezionare il titolo principale, per il quale ho già attivato una traccia di default di colore nera, faccio doppio clic e vado a incollare il colore di traccia. Poi posso andare a diminuire leggermente lo spessore, però sicuramente l'ho evidenziato di più rispetto a prima. Posso diminuire la scritta presente, cercando di mantenere sempre una certa proporzione anche nella distribuzione dei testi. Come vedete, il nostro volantino sta prendendo sempre più forma. Adesso dovremo andare a inserire la data dell'evento, il posto dove si svolge e tutte le info di contatto. Utilizzeremo quindi la parte bassa per andare a inserire queste informazioni. Potremo per l'occasione anche andare a creare un nuovo livello. Un'idea potrebbe essere questa: selezioniamo lo strumento rettangolo, andiamo a tracciare un rettangolo come questo, attiviamo per adesso soltanto il colore di traccia, che potrebbe essere il colore di traccia che noi col contagocce potremo andare a prendere appunto dal testo principale. Annulliamo il colore principale, attiviamo soltanto il colore di traccia, utilizziamo lo strumento testo, dopodiché andiamo a utilizzare il font Work Sans, magari extra bold, per andare a inserire qui la data e l'orario in questo modo. Innanzitutto vado a copiare, CTRL Command C, il testo del titolo, seleziono l'ultimo livello creato, CTRL Command V, in modo da copiarlo direttamente nel livello sottostante. Ora chiaramente questo testo però in nero non si vede, quindi attivo il contagocce e vado ad associare il colore più chiaro che faccia da contrasto rispetto allo sfondo nero. Shift più clic del mouse e vado a diminuire le dimensioni in modo proporzionale per far entrare qua dentro il nostro titolo. Dopo vado con lo strumento testo, seleziono tutto e vado a digitare per esempio la data. Vado a diminuire l'interlinea, gioco con le dimensioni. E do un allineamento centrale al paragrafo di testo, dopodiché la seleziono e lo riporto al centro del riquadro. Chiaramente faccio sempre attenzione dal menu visualizza che siano attive le guide sensibili, dopodiché vado a selezionare con Shift e il livello 31 ottobre, quindi del testo, della data, e il rettangolo, poi mi sposto qui e con Alt e clic del mouse vado a fare una copia e lo vado a portare in modo speculare sull'altro lato, mantenendo la stessa distanza rispetto alla guida verticale, in questo caso di destra. Chiaramente trascino le guide dall'alto per vedere se l'allineamento dei riquadri è perfetto, blocco le guide nel caso fossero bloccate. Vediamo se corrisponde. Sì, perfetto, l'allineamento è preciso. Ora vado a digitare il testo qui dell'orario. Cerco magari un modo carino e originale per scrivere l'ora dell'evento. Ovviamente cerco di dare una proporzione simile tra il contenuto del riquadro di sinistra e il contenuto del riquadro di destra. Ora che cosa faccio? Seleziono il primo riquadro, lo vado a duplicare con Alt o Option, a seconda che utilizzate Windows o Mac, e clic del mouse, e lo vado a posizionare qui e poi ad allungare in questo modo. Chiaramente devo cercare sempre la corrispondenza più precisa possibile. Dopodiché vado a dare lo stesso spessore di traccia, 2 punti.
Una volta che abbiamo allineato in modo preciso tutti e tre i riquadri, facciamo uno zoomare indietro e andiamo chiaramente a fare un duplicato di questo testo, Alt Option più clic del mouse, lo portiamo all'interno del terzo riquadro, quello centrale. Dopodiché chiaramente dobbiamo andare a selezionare il testo, diamogli una dimensione che sia più ragionevole, considerando che questo testo dovrà comunque popolare questo riquadro, e qui andremo a scrivere le nostre informazioni, le specifiche, quello che resta da sapere per partecipare a questo evento da inserire sul volantino. Possiamo anche sfruttare l'intero riquadro, magari dividerlo in due sezioni interne, separando i blocchi di testo, magari attraverso un'icona circolare come questa, che potrebbe essere sostituita anche da un glifo di un carattere, magari dal pannello testo glifi. In questo modo apro pannello testo, seleziono glifi, allargo il pannellino, mi sposto nella parte bassa. Chiaramente adesso il pannello glifi mi visualizza tutte le lettere che formano questo font che sto usando, Work Sans. Mi sposto nella parte dedicata ai simboli, che è solitamente la parte finale, cerco il simbolo di un cerchio come questo, doppio clic e automaticamente viene caricato all'interno del blocco di testo. Chiaramente questa è una modalità, ma posso utilizzare anche una riga di testo intera senza separare le informazioni tra di loro, a seconda di quelle che sono le mie esigenze. Posso chiaramente utilizzare la formula con la separazione tramite il glifo di un blocco di testo con un altro anche per le informazioni del footer, quelle magari che contengono i contatti. Posso eventualmente andare a selezionare tutti e tre i blocchi di testo con Shift e clic del mouse, raggrupparli con CTRL o Command G e poi eventualmente andarli a centrare rispetto al riquadro centrale, poi eventualmente andare a diminuire le dimensioni di questi due blocchi di testo, in modo da dare più respiro al testo e alla lettura. Per i contenuti all'interno dei riquadri posso chiaramente dare anche un po' di interlinea, mi garantisce appunto quel famoso respiro nella lettura. Chiaramente devo sempre stare attento a mantenere una certa proporzione e anche un allineamento tra il blocco di sinistra e il blocco di destra. Per verificare l'allineamento dei blocchi trascinerò sempre una guida dall'alto e mi assicurerò che l'inizio e la fine dei vari blocchi di testo coincida perfettamente, e in questo caso ci siamo. Abbiamo quindi il nostro volantino completo. L'ultima cosa da fare prima di esportare il file per la stampa è tracciare tutti i testi in modo da essere sicuro che non ci siano problemi in fase di stampa nel momento in cui il tipografo comincia a visualizzare e stampare il nostro file. Tracciamo quindi tutti i testi in file vettoriali. Selezioniamo dall'alto verso il basso tutti i vari testi. Andiamo quindi a duplicare i singoli testi, CTRL o Command C e CTRL o Command F, nascondiamo il primo livello di testo e sul secondo, selezionato, andiamo ad aprire il menu oggetto, poi espandi, assicuriamoci che siano flaggati sia oggetto che riempimento, cliccheremo su OK. Questo lo faremo per tutti i testi presenti. Naturalmente aver nascosto i testi originali, quelli editabili appunto come testo, ci permette di andare a fare delle modifiche, magari se dobbiamo cambiare il testo e poi ritracciarlo successivamente, semplicemente mostrando di nuovo il testo originale e poi andandolo a sovrascrivere con lo strumento testo. Per visualizzare un'anteprima, chiaramente prima di esportarlo per la stampa, andiamo sul menu Visualizza, modalità presentazione. Se andiamo su File, Esporta e Salva per web, possiamo vederlo anche in anteprima, se lo volessimo esportare per il web, direttamente nella sua grandezza senza contenuti extra, cioè che escono fuori dai bordi del formato. A questo punto non ci resta che esportare il nostro volantino per la stampa. Andiamo prima a salvare l'originale, quindi File, Salva con nome, selezioneremo la cartella di destinazione e salveremo il file in formato AI, formato master di Illustrator, che ci consente ulteriori modifiche in una fase successiva se necessario. Salviamo invece il nostro file per la stampa, cliccheremo su File, Salva con nome. Una volta selezionata la cartella di destinazione andremo a inserire il nostro titolo.
Dal menu a tendina selezioneremo PDF e poi salva. Andiamo a fare un'esportazione veloce e rapida per la stampa, ma comunque efficace. Lasciamo una compatibilità di Acrobat 7, nessuno standard a meno che non ci venga richiesto dal tipografo di fiducia, potrebbe essere PDFX 1A 2001, altrimenti lasciamo nessuno. Possiamo decidere di esportare il file in modo chiuso, cioè senza possibilità di modifica, oppure un file aperto con la possibilità appunto di mantenere le funzioni di modifica anche solo tramite il file PDF. In quel caso andremo a selezionare l'opzione mantieni modifica di Illustrator. Incorporare le miniature di pagina è una scelta non particolarmente vincolante ai fini dell'esportazione complessiva. Possiamo eventualmente andare a ridurre un po' il peso se ottimizziamo il file per l'accesso a rapido al web. Dopodiché andiamo sulla voce compressione qui a sinistra. Possiamo lasciare di default il tipo di compressione le sound downsampling, che solitamente viene applicato alle immagini JPEG o PNG come queste senza particolari caratteristiche, abbastanza normali. In questo caso la cosa più caratteristica è sicuramente dettata dal fatto che abbiamo delle immagini con trasparenza PNG. Eventualmente poi decidiamo di comprimere testo e grafica a tratto per diminuire ulteriormente di peso, se possibile, il nostro file. Indicatori e pagine arrivo in questo momento non ci interessano perché abbiamo utilizzato le guide interne e non abbiamo particolari pretese, essendo un volantino, quindi non un file multipagina, per stare attenti appunto ai tagli. A quel punto cliccheremo su salva PDF ed eccolo qua il nostro volantino in formato PDF vettoriale con i testi tracciati, pronto per la stampa. Uno dei passaggi sicuramente più importanti per realizzare questo volantino è stato l'utilizzo delle maschere con Adobe Illustrator. Ho realizzato un video in cui ti mostro due tecniche essenziali ed efficaci per realizzare delle maschere perfette con Adobe Illustrator e sono sicuro che ti potranno tornare davvero molto utili. Ciao, grazie e alla prossima!